Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta ci spingeremo fino a quello che può essere considerato l'estremo nord del calcio mondiale, dove esistono solo da pochi anni i campi in erba artificiale e il sogno è partecipare alle grandi competizioni per nazionali. Stiamo parlando della Groenlandia, l'ultima frontiera del football. La Groenlandia è la lingua di terra che negli atlanti delle scuole elementari compariva di striscio in Europa solo per la parte orientale, mentre se lo si apriva dal lato del Nord America solo per quella occidentale. Per essere visualizzata tutta bisognerebbe avere una di quelle cartine della Terra nella sua interezza, da continente a continente. Qui ci si accorge che la Groenlandia è sostanzialmente una lingua di terra ghiacciata e, per chi non lo sapesse, è abitata soltanto sulle coste frastagliate del paese. La Groenlandia dunque è una nazione semi-autonoma che, alla pari delle isole Faroe, era compresa nel regno di Danimarca. Dopo vari tentativi, il referendum per l'autodeterminazione è stato vinto e ora la Groenlandia è autonoma in ogni campo, eccetto quello della difesa, così come, d'altra parte, nelle Faroe. Le due nazioni in questione, dunque, fanno ancora parte del regno di Danimarca, tuttavia si tratta solo di una formalità. Il calcio in Groenlandia dovrebbe essere considerato uno sport nazionale e nei fatti lo è, ma la condizione climatica è fortemente avversa allo sviluppo del gioco, così come la si potrebbe intendere comunemente. Si gioca indoor per tutto l'anno, praticando calcio a 11, a 5, pallamano e altri sport. Solo per 3 mesi l'anno il clima consente di disputare partite all'esterno e i campi fino a pochi anni fa erano completamente di terra. Entro il 2020 saranno invece attivi almeno 11 campi di erba sintetica in tutto il paese, poiché per la Groenlandia l'obiettivo è l'affiliazione alla FIFA entro il 2025. La Danimarca, vista la totale autonomia del calcio groenlandese, sarebbe favorevole e non si opporrebbe, come ha fatto a lungo ad esempio la Spagna, per l'affiliazione di Gibilterra. Ma il problema sarebbe soprattutto logistico, per le piccole squadre, di club in particolare, che dovrebbero affrontare le coppe europee. Qualsiasi sia l'avversario da affrontare, sarebbero trasferte di migliaia di chilometri. Da Nuuk, capitale della Groenlandia, a Copenaghen, capitale danese, ci sono 3.537 km, poco più di Londra, a 3.248 km. È più vicina a Ottawa, capitale del Canada, lontana 2.561 km. La capitale più vicina è Reykjavik, che dista solo 1.436 km. In un primo turno preliminare di Champions League, una trasferta a San Marino costerebbe alla squadra campione di Groenlandia un viaggio da 4.420 km. Addirittura c'è chi ipotizza come un'affiliazione alla CONCACAF, la Confederazione Nordamericana, sarebbe più conveniente di una alla UEFA, ma non si giocherebbe solo in Canada e una trasferta ai Caraibi sarebbe ancora più dispendiosa. Attualmente la Groenlandia è al 6° posto nella classifica mondiale della CONIFA, la federazione che comprende le nazionali non affiliate, tra le quali si possono citare il Principato di Monaco, la Lapponia, la Sardegna, il Tibet e il Quebec. Il calciatore più famoso in tempi recenti è stato sicuramente Jesper Gronkier, nato a Nuuk e che ha vestito le maglie di Chelsea, Ajax e Atletico Madrid. Alla Groenlandia non resta che sviluppare un campionato locale in un paese coperto di ghiaccio per la maggior parte dell'anno. E a parte il caso dei campi ristrutturati più di recente, come quello della capitale Nuuk in cui dovrebbe esibirsi la nazionale dopo l'affiliazione, non esistono spalti nel torneo groenlandese e il luogo dove si può osservare la partita sono le imponenti rocce al lato del campo e capita, in alcuni terreni di gioco di cittadine più piccole, che il pallone finisca in acqua. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare il tuo like e soprattutto iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!